Siamo tornati lungo il Rio Anonimo, dove nello scorso episodio abbiamo cercato e trovato tracce d'oro per la stagione aurifera 2022 con il piatto conico XP. Oggi però, a differenza dello scorso episodio, andiamo a fare un po' più di produzione, però considerando anche una parte di prospezione. Infatti, cercando l'oro lungo le fessure, effettivamente abbiamo pochi sedimenti veramente auriferi e quindi siamo sempre alla ricerca di nuove località di prospezione / coltivazione. Essendo già dicembre, siamo proprio agli ultimi battiti della stagione aurifera, già si sta gelando buona parte del sedimento laterale ghiaioso e quindi oggi utilizzeremo la mia canaletta, anche perché un po' mi mancherà effettivamente. Adesso ci vediamo un attimo assieme, un paio di riprese per quanto riguarda come riassunto della puntata, nella preview, e dopodiché iniziamo subito. E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi, bentornati invece se siete miei amici a tempo. Grazie per essere tornati a vedere anche questo mio video. Oggi siamo tornati lungo questo Rio Anonimo, io Luca K70, il mio socio di scavi, alla ricerca di eventuali altre tracce di oro. Si parla comunque sempre di oro alluvionale, anche se a tratti questo sembra eluviale. Vi spiego subito la differenza. Quando si parla di oro alluvionale non si parla nient'altro di solito che oro che ha subito trasporto fluviale e sostanzialmente è rimasto schiacciato nell'arco di episodi di piena. Lo schiacciamento avviene tendenzialmente a causa dell'impatto tra diverse rocce, le quali vibrando e granulo fino tra le due rocce considerate viene sostanzialmente appiattito. È una proprietà intrinseca del materiale, perché se provaste anche voi a martellare invece un cristallo di quarzo, questo andrebbe sostanzialmente a pezzi, non si deformerebbe come farebbe invece l'oro. L'oro alluvionale quindi lo riuscite a discernere dal resto in quanto di solito è appiattito e ha un colore dorato molto pronunciato. L'oro alluviale, a differenza dell'oro alluvionale, ha viaggiato poco, ha subito poco trasporto ed è rimasto effettivamente poco appiattito. Di solito ha una morfologia granulare, ha una morfologia tendenzialmente riconducibile anche, in parte, a come si è cristallizzato all'interno delle vene aurifere primarie. L'oro alluviale invece lo trovate in prossimità del giacimento, addirittura a pochi metri o a pochi centimetri dalle vene primarie a cui viene diffuso. Non appena l'oro entra nel circolo fluviale viene in brevissimo tempo modificato dal punto di vista morfologico. Di solito avviene l'appiattimento e anche viene una perdita di argento e rame, perché per noi cercatori è importante riuscire a discernere o almeno a cercare di osservare questa caratteristica. Innanzitutto per due principali motivi. Il primo è che cercando l'oro alluvionale e andando via via verso monte si va di solito e tendenzialmente alla ricerca anche del giacimento primario, cioè delle vene aurifere in sostanza. Man mano che procederemo verso monte, quindi andiamo a contatto col secondo motivo. Una volta che l'oro alluvionale diventerà eluviale e quindi via via l'appiattimento, vedete nelle pagliuzze che trovate, diminuisce, l'aspetto granulare aumenta, iniziano a comparire morfologie molto particolari come ad esempio geminazioni o ad esempio concrescimenti, siete vicini al giacimento primario. E caspita ragazzi, trovare il giacimento primario è una cosa molto importante, perché ragazzi avete trovato a quel punto una vena d'oro, non è una cosa da poco, ed è l'obiettivo alla fine di ogni prospettore vero e proprio, partire dall'oro che trovate nell'ambiente naturale per giungere al giacimento primario, cioè le vene. Ora che vi ho spiegato questi motivi per cui anche voi dovreste cercare le vene d'oro, iniziamo la nostra ricerca vera e propria. Andiamo quindi a fare prospezioni di nuove fessure. Oggi utilizzerò la canaletta in quanto fa veramente freddo e voglio accostare all'escavazione il lavaggio in canaletta in maniera tale da mettere anche comunque, utilizzando i guanti, le mani in acqua il meno possibile.
Ma ragazzi, vi aggiorno, abbiamo fatto finora prospezione, un po' di oro uscito, però effettivamente molto poco. Rispetto alle volte scorse siamo saliti leggermente più a monte alla ricerca dell'oro eluviale o comunque di oro che ci marcasse il fatto che fossimo vicini alle mineralizzazioni aurifere. Questo però diciamo che da un certo punto di vista è avvenuto, perché a morfologia i granuli che abbiamo trovato effettivamente mostrano un minor trasporto, ma da adesso siamo più a monte. Adesso voglio farvi vedere una particolarità geologica, perché come vi ho detto all'inizio del video voglio andare a utilizzare la canaletta ancora per questo anno 2021. Utilizzeremo il tappetino Dream Mat, faremo 2 secchielli di sedimento setacciato, ma invece di farlo dal greto alluvionale andremo a farlo dal sedimento posto sul lato. Questo rio è molto interessante perché fa delle curve molto incassate. In questo caso vedete che l'acqua procede da monte e fluisce verso valle, fa poi una curva, ma adesso andiamo a vedere qua sul lato a sinistra. Vi è tutto questo affioramento di bedrock e un mica scisto più o meno grafitico, alle volte più o meno quarzoso. Lì c'è Luca. A monte situazione simile, di nuovo fa una curva. Questo si chiamerebbe in inglese inside bar, sono degli arricchimenti potenzialmente auriferi. E poco a monte, dove c'è la prossima curva, di nuovo potrebbero esserci arricchimenti. Il problema principale, come vi può anche dire Luca, è che oggi purtroppo la ghiaia vicino al gretto del torrente è congelata, non è quindi rimovibile. Non si parla di permafrost per coloro i quali stessero pensando a questo termine, perché il permafrost intende quel terreno con la ghiaia ghiacciata che però rimane ghiacciata tutto l'anno. Invece in questo caso rimane congelata solamente nelle stagioni più fredde e molto localmente, si scongela già nell'arco della giornata. Quindi si parla di ghiaie aurifere ghiacciate che purtroppo non possiamo sfruttare e di conseguenza voglio andare a far prospezione in quel sedimento là sopra, che corrisponde a un paleoalveo. Questa è una curva di erosione, l'oro che si trova nel gretto del torrente arriva probabilmente dall'erosione di quei sedimenti lassù, che sono sostanzialmente dei ciottolami molto antichi. Poggiano a loro volta sopra il bedrock roccioso, in questo contesto è questa roccia qua. Pensate che esso il torrente si trova a questa altezza, quindi per andare a sedimentare quei sedimenti, quei ciottoli lassù, stiamo parlando veramente molto tempo fa, quando il fiume era là, prima che effettivamente erodesse tutta questa roccia e formasse questo alveo qua sotto. Si parla infatti di paleoalveo in quanto questi sedimenti sono molto antichi, fanno parte di un antico alveo alluvionale in quanto, come andrete a vedere nei prossimi minuti, i sedimenti sono principalmente ciottolosi. In questo contesto andremo a operare in una situazione con ciottoli più grandi. Ricordate che l'oro si trova di solito nelle ghiaie prossime ai massi di maggiori dimensioni. In questo contesto ricerca non è una ricerca consueta, perché di solito l'oro si va a ritrovare nel greto una volta che viene eroso da quei sedimenti laterali, anche perché andare a estrarre là sopra effettivamente non è semplice e non è neanche molto sicuro. Però in questo caso specifico, in cui le ghiaie sono sostanzialmente congelate e quindi i consueti sistemi di prospezione valgono fino a un certo punto, sono interessato e curioso di vedere se effettivamente c'è dell'oro là dentro. Magari ci potrebbe essere anche di più, sia chiaro, e magari il fiume sostanzialmente va a rendere più diffuso l'oro, invece che in quel caso là specifico è concentrato. Di nuovo andiamo a coltivare le ghiaie presenti a contatto con il bedrock e vediamo effettivamente che cosa troviamo. Canaletta piazzata. Ho notato che vi sono nel muraglione anche delle pietre verdi, probabilmente delle prasiniti, il che è un ottimo indicatore della presenza potenzialmente di minerali anche pesanti. In questo rio sono molto rare questo tipo di rocce verdi. Abbiamo i 2 secchielli pronti, adesso li annacco un pochino perché ho visto che il sedimento è molto limoso e di conseguenza penso che lavarlo direttamente in canaletta potrei perdere dell'oro eventualmente se ce ne fosse. Non penso che ci sia tanto oro, però tanto vale sempre provare. Sedimenti molto vecchi tendono a essere limosi, a modo loro, argillosi. Questa caratteristica li rende più difficili da catturare per quanto riguarda l'oro all'interno. La canina qua l'acqua va troppo veloce, quindi l'alzo un pochino dal fondo. Riduco quindi l'inclinazione e la velocità dell'acqua.
No ragazzi, ho finito di lavare i 2 secchielli, qualche risultato effettivamente è uscito. Sono molto sorpreso in quanto non sono veramente delle pagliuzze ma più dei granuli. Quindi diciamo che andando a monte lungo questo rio effettivamente l'oro aumenta in dimensioni, ma trovarlo così in alto sul lato effettivamente mi dà un riferimento importante. Infatti non si tratta di un giacimento primario, bensì si tratta comunque di un luogo in cui, grazie alle piene e all'erosione, sostanzialmente l'oro viene liberato nel greto del torrente, dove lo troviamo effettivamente normalmente, ma soprattutto lungo le fessure. Quello che sono andato a coltivare sono delle fessure molto antiche. Logicamente la lavorazione è molto complicata, poco sicura, non andremo quindi a procedere molto oltre ciò, però è importante notare come anche in paleoalvei lungo questo greto del fiume ci sia dell'oro. Del resto ciò non mi sorprende molto, in quanto effettivamente il fiume è aurifero e anche nel passato sicuramente questo è ipotizzabile. E quindi io concluderei anche questa avventura. Vi salutiamo, io e Luca, ci vediamo nel prossimo video. Grazie per aver visto fino in fondo questo video, per me è molto importante, questo progetto richiede molto tempo e soprattutto non solo per le registrazioni ma anche per tutta la fase di montaggio, e coloro i quali seguono questo canale sinceramente un grazie di cuore. Noi ci vediamo alla prossima avventura, mi raccomando di mettere un pollice in su qua sotto, alla prossima, ciao ragazzi!